Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova reaction su Morissette Amon, cantante filippina che ci ha già stupiti tante volte con le sue performance sul Wish Bus. Continuerò su questa direzione andando ad analizzare un altro brano che ha portato proprio sul Wish Bus. In questo caso la canzone è Gusto Konang Bumitaw. Non so se la pronuncia sia corretta, scusatemi se ci sono dei filippini che mi stanno ascoltando in questo momento, magari ditemi anche voi qual è la pronuncia corretta. Comunque, questo è un brano appunto in filippino. Da quello che ho capito non è un brano originale di Morissette ma di un'altra cantante, magari scrivetemelo nei commenti, grazie mille. Comunque abbiamo visto che Morissette è molto brava a rielaborare le cover che diventano come se fossero pezzi suoi praticamente, e quindi sono molto curioso di andarla a sentire. Io dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici sulla sua voce. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate in descrizione. Andiamo subito insieme. Wish 1075. Umiiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig, nakikipaglaban sa tikman, natalunan hanggang kailan, ano na, pagod na. Akala ko'y kaysa akin pa pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Lalagalag sa kadiliman, naliligaw, nalilito, ano nga ba ako sa'yo? È una lingua molto musicale. Questo testo anche rispetto per esempio a King Kanalang, che ho già analizzato in una precedente reaction, magari andate a vedere la playlist con tutte le reaction che ho fatto su Morissette e sicuramente ne farò altre ancora. Rispetto a quel brano che aveva delle note più lunghe, anche delle frasi più dilatate, qui è molto più ritmico il cantato, ed è interessante perché è una sonorità che io non ho mai ascoltato essendo italiano, e quindi è anche molto originale, devo dire. Quindi questo modo di scandire le parole in modo molto ritmico, ok? Sembra quasi rappato, ok? Non voglio dire un'eresia, però insomma dà un po' quell'idea lì. E lei è sempre bravissima, super sul pezzo, ok? È proprio dentro al brano, è sempre molto concentrata su quello che sta dicendo, come lo sta dicendo. Io ho dato un po' un'occhiata al testo in maniera molto veloce prima di guardare il video. Purtroppo non c'è il testo in questo video per poterlo seguire insieme alla sua esibizione, però mi è parso di capire che il tema della canzone sia un amore finito, quindi diciamo il momento subito dopo la rottura, ok? Quindi magari, non so, c'è stato un litigio, qualcosa che ha, diciamo, fatto crack nella relazione, e allora ecco c'è questo struggimento che viene proprio da questa fine di una relazione che prima era stabile e ora non lo è più. E qui di notte la protagonista si ritrova a vagare, diciamo, ponendosi un po' di dubbi, di domande, disperandosi un po' e chiedendosi: ma è tutto finito davvero oppure c'è una speranza? Questo è un po' il significato del testo. Poi datemi anche voi i vostri feedback nei commenti. E lei è molto brava qui proprio a rendere l'idea di questo momento di raccoglimento, diciamo, e di introspezione. Molto brava. Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko ay parang may nakadagang walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ang sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Super, super. Scusate, devo interrompere perché devo un pochino dare un'idea di quello che è successo. Allora, intanto torniamo un attimo indietro così non mi perdo nessun pezzo. Qua. Dito sa
pagkakahimlay Sa dibdib ko ay parang may nakadagang walang kasing lungkot. Deve essere difficilissimo cantare in questa lingua, è veramente complicato, ci sono molte consonanti glottali, tutte queste g, queste k, ok? Sono tutte consonanti che vanno fatte con la gola non è per niente semplice questa cosa, perché ovviamente sono tutte occlusioni che vanno a interferire col flusso d'aria, quindi è anche difficile, molto difficile con un testo del genere riuscire a scandire e non perdersi, diciamo, non perdere l'equilibrio della propria voce. Molto, molto efficace, molto brava, assolutamente. Proviamo ad andare avanti. Walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw. Questo inizio di ritornello è veramente, non lo so, mi lascia veramente, mi colpisce tanto perché intanto anche qui, venendo dalla frase prima, giustamente, volutamente, anche il ritornello l'ha attaccato un po' di gola, ma volutamente. Cioè praticamente sta chiudendo la gola, sta chiudendo il suono e sta anche un po' stringendo la mandibola volutamente per creare questo effetto trattenuto, come se volesse urlare fuori il suo dolore, ma allo stesso tempo lo stesse un po' trattenendo, lo stesse un po' soffocando, ok? Ecco, un'altra cosa che non ho detto prima, lei nonostante questa canzone parli di una sofferenza d'amore, nella prima strofa è molto leggera, molto eterea, molto dolce, riesce sempre a essere dolce anche quando ti racconta la tristezza, che è una cosa veramente, veramente molto bella. Qui invece si vede che vuole esternare questa tristezza, ma allo stesso tempo la sta trattenendo. Molto bello. Guardate anche dove tiene la mano. Ayaw pa puso. Gusto ko nang bumitaw. Interessante, secondo me questa scelta di tenere la mano qui è da un lato interpretativa, perché la gestualità accompagna quello che sta dicendo, quindi si sta mettendo una mano sul cuore, una mano sul petto, dove sta provando quelle emozioni di sofferenza, giusto? Allo stesso tempo sta usando questo, secondo me, questo stratagemma di tenersi una mano sul petto per cercare un suono più di petto. Cosa significa? Che cerca una consonanza più profonda, proprio per dare ancora più l'impressione che queste note, che sono medie acute, ma non troppo acute, siano quasi un grido di disperazione, ok? E in questo modo, infatti, ci sta riuscendo molto molto bene. May pag-asa pa siguro. Kalaban ang sarili. Sino pang dapat pumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Bellissima questa parte, un sacco ritmica, veramente mi piace moltissimo. Gusto ko nang bumitaw. E qui di nuovo, come abbiamo sentito altre volte, mette volutamente questi fischi in M3 nell'inizio della vocale che sta cantando per creare questo effetto di voce spezzata, molto molto efficaci, molto brava. Kung kalungkutan kong kaligayahan mo, kung pagkakapos ko'y paglaya mo, kung ang sugat sa puso kung siyang lunas dyan sa puso mo, paano na ako magpaparaya pa? Papakawalan na lamang bakit ang buo sa loob, di nang hihinaan na ng loob. Scusate, ma stavo guardando com'è seduta, cioè lei non solo è seduta, che abbiamo già visto che lei canta divinamente in una posizione seduta, che non è proprio semplicissimo quando fai queste note così piene, ok? Questo a me sembra che stia facendo proprio un belting, mentre in altre volte vi avevo detto che lei canta più in voce mista, diciamo, ok? Ed è così anche qui per la maggior parte delle volte, però sul ritornello mi sembra proprio un belting, perché lo cerca proprio di petto, ok? Comunque, chiusa parentesi, stavo guardando che è seduta, non solo seduta, ma è seduta a gambe incrociate, ok? Cosa non proprio semplicissima, perché quella posizione non aiuta il nostro diaframma e il nostro addome a lavorare bene, ok? Però lei ha un controllo talmente
preciso, talmente pazzesco che questa cosa non le dà nessun problema, anzi lei è perfettamente rilassata, seduta a gambe incrociate, come se stesse a casa sua e stesse chiacchierando con una sua amica, e sta facendo delle cose veramente notevoli in tutto questo, quindi veramente incredibile. Gusto ko nang bumitaw, E ngunit ayaw pa nung ha aggiunto anche ovviamente questo graffiato, questo piccolo growl, possiamo chiamarlo così, in realtà non è proprio un growl, il growl è proprio quello del metal, ok? Però il principio in realtà non è molto diverso, sono le aritenoidi che vanno a vibrare, ok? Quindi è una distorsione sovraglottica che entra in gioco. Riascoltiamolo, è stato proprio per una frazione di secondo, però si è sentito molto bene, questo sporco alla Christina Aguilera, un po' questo senso qui. loob. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa nung puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa ba siguro? Kalaban ang sarili, sino pang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang bumitaw. Wow. Mahagulgol, ngunit wala namang nakikinig. Walang magandang pupuntahan, kailanman ang maling pag-ibig. Kaya ngayon pipiliin ko muna ang aking sarili bago magmahal muli. Magmamahalan pa kaya? Magmamahalan pa kaya tayo muli? Ma cosa le puoi dire? Ma è pazzesca, pazzesca. Qua c'è proprio tutta la carica, la grinta che va a esternare questa emozione che prima era di sofferenza un po' trattenuta, un po' diciamo ancora in sordina, ok? Adesso invece la sta proprio buttando fuori, ok? Veramente bravissima. Sta mettendo più volte questi sporchi negli attacchi, come abbiamo sentito, sta aumentando l'intensità, ha fatto delle note anche particolarmente alte. Vorrei andare a riascoltare che note ha fatto più o meno. Sino pang dapat pumili? Qua. Ok. Ok, già su un Fa 5, non male per niente. Mahagulgol, Di nuovo l'attacco graffiato. ngunit wala namang nakikinig. Sentite che blues che ha dentro, che grinta, che potenza anche. Il suono è veramente molto pieno, molto di petto, anche se non sta più tenendo la mano qui, lo sta continuando a cercare nella consonanza di petto per dargli più carattere. Walang magandang pupuntahan, kailanman ang maling pag-ibig. Kaya ngayon pipiliin ko muna ang aking sarili bago magmahal muli. Magmamahalan Bellissimo anche quel... Cos'è che ha detto qua? bago magmahal muli. C'è stato un piccolo switch in M2 voluto. Lì. Ok, ha fatto una cosa del genere. Ascoltate. Mahal muli. Bellissimo, anche con una precisione proprio. Io l'ho fatto veramente impreciso per cercare di imitarla. Lei è super precisa in questo piccolo switch M1 M2. Ok, ma proprio non è durato neanche un secondo, ma proprio per una frazione di secondo, con una precisione incredibile. Magmamahalan pa kaya? Magmamahalan pa kaya tayo muli? Questo fraseggio è bellissimo perché parte con una I perfettamente piazzata, bilanciata, come abbiamo visto altre volte nella posizione della E, quindi non fa I ma fa E. Ok? E da questa posizione va a modulare, a fare tutto il suo fraseggio, va a salire di nota e lo trasforma in una A, d'accordo? Ma mentre la trasforma nella A non cambia la posizione, o meglio, la sistema, la aggiusta per non
perdere l'equilibrio, quindi in realtà il suono è perfettamente omogeneo. Il rischio quando c'è una vocale A, soprattutto su una nota acuta, è di farla di gola, quindi di sforzarla, e quindi che il focus si sposti verso il basso. Qui in realtà sta mantenendo perfettamente il suo suono bilanciatissimo. Brava, bello squillante. Gusto ko nang bumitaw, ngunit tanga pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ang sarili, sino pang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Wow. Gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang bumitaw, 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 gusto ko nang bumitaw. Wish Exclusive. Mamma mia. Pipiliin ko na sarili, 1075. bitaw, bibitaw na. Mamma mia, ma che roba, ma ho i brividi veramente. Ma che roba, che roba. No, incredibile. Io credo una delle performance di lei che mi ha emozionato di più, davvero, ho veramente i brividi. Allora, cerchiamo di analizzare razionalmente cosa è successo, perché è successo di tutto. Mamma mia, allora, intanto quel crescendo bellissimo che ci eravamo fermati lì, poi è successo di tutto. Allora, ok, scusate, qui c'è stato un cambio di tonalità che è andata quindi a portare su la tonalità, ok, del brano, quindi è andata ancora più in alto. Bago magmahal muli, magmamahalan Scusate. pa kaya tayo muli. Gusto ko nang bumitaw. Qua c'è stato il cambio di tonalità, quindi una modulazione che l'ha portata più in alto. Vediamo dove. No, scusate. Quindi sì, un semitono sopra rispetto alla tonalità precedente, ok? Quindi il brano sta incalzando, la base diventa più energica, lei diventa più carica, inizia a sporcare tutte queste note, il brano si alza di tonalità e diventa tutto assolutamente travolgente, incredibile. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Bellissimo anche questo cambio, M2, M1 di nuovo, ok? Quindi è uno switch, un cambio di registro molto veloce, anche in questo caso, non come quello che abbiamo visto prima, però un po' più marcato, ok? In cui questa U la va a pronunciare proprio, la va a gestire in voce di testa, ok? Per poi ritornare subito dopo in M1, quindi in voce di petto. Voce di petto, tra virgolette, voce di petto, qui in realtà è tutto voce mista, su queste note molto alte, è una voce mista gestita molto bene, come se fosse di petto, quindi ti dà l'illusione che sia sempre di petto, anche se in realtà è in voce mista. Sino pang dapat pumili, sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang bumitaw. Sentite come aumenta la frequenza degli sporchi, cioè li fa molto più spesso, per accompagnare proprio l'energia, la carica. Guardate che grinta che ha. Lei è talmente dentro al brano, è talmente coinvolta in quello che sta cantando,
che non si cura nemmeno del microfono che ha davanti. A un certo punto si allontana talmente tanto che non si sente più la voce, si sente dalla parte di dietro del microfono, che infatti dà una qualità molto più scadente del suono. Ma a lei non gliene frega niente, a lei non frega niente, lei è lì, sta cantando, ci sta mettendo l'anima in quello che sta cantando, ed è come se il mondo intorno non esistesse più. Esiste solo lei, la sua voce, la canzone e basta, ed è per questo che riesce a emozionare, perché è davvero in trance, è come in trance agonistica, d'accordo? È la stessa cosa, incredibile. Qua, sentito che il suono è cambiato perché si è spostata dal microfono e quindi non era più nel raggio d'azione del microfono, ma l'ha preso da dietro, e da dietro il microfono purtroppo lavora molto male. Quindi per un orecchio non esperto potrebbe sembrare che quella sia una stecca, quindi che abbia sbagliato lei. In realtà no, sta cantando perfettamente, solo che è il microfono che non era nel raggio d'azione della sua bocca, perché si è spostata e quindi la bocca non era più direzionata sul microfono. Anche qua, sentite, sembra che sia in un'altra stanza, in realtà è sempre nella stessa stanza, ma il microfono è direzionale. Bellissimo anche questo finale, come raccoglie la frase vibrandola, ma il vibrato è, diciamo, è espressivo della sua emozione. Bello. Pipiliin ko na sarili 1075. bibitaw na. Bellissimo, con che dolcezza ha concluso questo brano. Si rimette la mano sul petto per ritornare in una dimensione più interiore, più introspettiva, ritorna sul pianissimo con questo soffiato, anche con questo sorriso, quindi dopo aver buttato fuori tutte le emozioni negative, ritorna serena e conclude con questo vibrato molto leggero, molto molto sentito. Riascoltate. Bibitaw na. Bellissimo, veramente bravissima, incredibile, sono davvero contento di aver ascoltato questa canzone, non l'avevo mai sentita prima, grazie per avermela proposta nei commenti. Se ne avete altre da propormi lasciatemelo pure scritto qua sotto. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci sarà un nuovo video ogni settimana, per cui rimanete aggiornati e attivate la campanella e scrivetemi nei commenti proposte per future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!